Vediamo un attimino. Là. Very nice. E te l'ho lasciato apposta che sia ancora un pochino umidino, perché così volevo. Eccoci qua, abbiamo fatto alcuni accorgimenti tecnici, microfono, telecamera un po' meglio. Comunque sia, detta questa, andiamo a fare una ricetta fantastica. Praticamente andiamo a fare delle salsicce di, guardate qua, salmone fresco norvegese. Guardate che spettacolo, questa è veramente una ricetta che non dovete perdervi, assolutamente. Faremo proprio una salsiccia intera, la faremo invecchiare poco, 7-8 giorni al bacio. Ok, comincing. Intanto guardiamo un po' se qua troviamo delle lische. No, questo è già bello pulito. Cosa che andiamo a fare semplicemente li andremo a levare la nostra pelle, che mi dispiace anche, la vorrei usare come grasso. Ora vediamo un attimo. Buono. Questo qui via. Questa, ragazzi, non ve la perdete perché è veramente buona. Sto facendo delle ricette estive, sto facendo apposta per questo periodo. Ok, qui le lische, vedete, e ci ritorniamo su. Non ne sentiamo. E a questo punto ok, non lo tagliate troppo piccolo, non occorre, tanto quando andremo a fare il nostro salame non occorrerà. Via. Io ho preso 2 pezzature da 250 grammi. Ok, e buttiamo tutto qua, recuperiamo qualcosina. Voilà, questa qui, la mia gatta, ne sarà felice, speriamo. Un po' schizzino. Ok, acqua calda, seguitemi bene qui. Io ho scelto questo modello, che sarebbe a dire una vescica, perché tiene meglio. E cosa faccio? Gli faccio il test. Guardate, il test gonfiamento. Se trovo un buco, in questo caso qui no, se fuoriesce l'acqua o la butto via o levo il buco. Qua mi sto rendendo conto che c'è un buco, guardate, vedete? Benissimo, e allora che facciamo? C'è il buco lì, lo vedete? Via. No, la vedete qui? No, strano, non credo. Allora, no, mi sono accorto che anche qui c'è un buco. Guardate, lasciamola perdere, che era bucata da tutte le parti. Faceva acqua da tutte le parti. Questo è come si presenta sotto sale, vedete. Attenzione, ricominciamo. Guardate qui. Oh, un po' meglio. No, non esce l'acqua, guardate. È l'acqua in questo caso. Ok, laviamola bene. Mi raccomando. Questo lavoro qui va fatto qualche ora prima, anche addirittura il giorno prima.
via, acqua calda, Ora, attenzione, io qui ho messo arancio, latte e così ce lo lascio almeno 3 ore, ok? Ora qui dobbiamo questo un po' di più, voilà. Perfetto, e ora qua andiamo a condirlo. Io uso sale maldo, se vuoi, perché è una cosa per me speciale questa qui, se no usate il sale marino fine, ok, comunque ce ne va 20 grammi su 1 chilo, il pepe ce ne va 3 grammi, 2-3 grammi, decidete voi, io in questo caso ci metto 3 grammi su 1 chilo, voilà. Poi, siccome è pesce, cosa faccio? Questo è un arancio fresco, non ancora maturo, ci gratto un goccino per dargli un retrogusto e una frescura. Non arrivate al bianco, che amaro. Ok, via. Ora organizziamoci bene, così vediamo quello che vedete, lo rompiamo ancora un pochino. Vediamo un po'. Che bontà, che bontà. Siate fantasiosi, inventatevi le cose, non siete sempre banali, le solite cose, il solito salame, fate delle cose un pochino più ricercate, un po' più diverse, vi daranno tanta soddisfazione, credetemi. Allora dobbiamo così il nostro budello, che vi ripeto è stato lì un po'. Bene, ora siccome questo è troppo grande, troppo lungo, io cosa faccio? Una parte lo levo, perché tanto mi occorre dopo per fare un'altra cosa. Benissimo, usate l'insaccatrice, quello che vi pare, per così poco, ok? Guardate la semplicità, che non sto allungando i tempi, non occorre. Così, e via. Ok, stiamo e qui ovviamente dobbiamo pressare tanto, qui guardate, mettiamoci il cencio che è meglio. Io qui non lo buco perché in questo caso non è un salame normale, voglio che tutti i sapori rimangono all'interno. Poi voi, come dico sempre, potete farci il legaccio oppure fate così, come scegliete voi, come volete voi, come preferite. Faccio così, vado bene dentro. Ok, vedete? Per comodità è bagnato. Via, facciamo un po' asciugare.
Ole. Così. La leviamo. Ok, per sicurezza. E ci serve anche come cappio per tenerlo su, non è solamente la sicurezza, no? Ci serve, io faccio così, così, guardate, taccate, vedete? E questo mi serve ovviamente per tenerlo fermo, non si fare. Ok, così, benissimo, andate dentro e poi riprendiamo, riandiamo dentro e via, ragno, e non ci sono problemi. Allora, guardiamo un po' qua cosa abbiamo fatto. La nostra cannuccia, un secondino. Ok, io non lo buco, ve l'ho detto, perché voglio che tutti quanti i suoi succhi, i suoi sapori rimangano all'interno. E allora lo lascio stare così. Cosa facciamo? Scusate, c'è la fissa della pulizia. Cosa facciamo? Lo lasciamo 12 ore ad asciugare, ok? Dopo 12 ore lo dobbiamo mettere in un punto molto fresco e molto umido. E qua vi dovete un pochino arrangiare, non vi posso aiutare io. Qua ci vuole una bella cantina, ci vuole un bel maturatore, ci vuole quello apposta per il pesce, se no provate in frigorifero, fate questa prova, però il frigorifero dovete modificarlo, almeno l'aria deve passare. Comunque sia, io vado all'80% di umidità e vado al 7-8 gradi, ok? O se no una bella cantina come voi fate salami, fate la bella reggiata magari, in questo caso, anche se è un po' troppo caldo, vi consiglio un frigorifero, ok? E che dire, ci aggiorniamo fra qualche giorno, perché questo qui lo faccio, ma non maturare come se fosse un salame, lo faccio un pochino insaporire bene, sicuramente si stringe, comunque lo vediamo in questo video, non vi preoccupate, nello stesso video vedremo la stessa cosa, anzi mi sono scordato di fare questo, la mia caratteristica è questa, perché a parere mio in questo momento assorbe tutti i sapori che gli sono vicino, che bellezza. Ci aggiorniamo fra qualche giorno e vi ricordo sempre e spesso che io faccio le consulenze private, videoconsulenze, oppure venite a casa mia o io vengo a casa vostra e vi insegno qualsiasi cosa che voi vogliate, ok? Contattatemi sulla mia mail luisdauria@gmail.com o sotto sul mio profilo ci sono tutti i dati. Possiamo fare insieme tantissime belle cose, ok? Ci aggiorniamo. Vi ricordate del nostro bel salame di salmone? Bene, sono passati 7 giorni. Ed eccolo qua. Io l'ho tenuto bello umido, vedete? Non l'ho fatto seccare molto. Guardate qui che bellezza. E ora andiamo ad operarlo. Vediamo un attimino. Là. Very nice. E te l'ho lasciato apposta che sia ancora un pochino umidino, perché così volevo. Guarda che bellezza.
bello umidino così, e ovviamente non è un salame, non può venire duro. Mi raccomando, vi dico sempre, se volete fare cose del genere o anche più buone, contattatemi per consulenze private. Che spettacolo! Questo qui può essere servito come vi pare a voi, così a crudo, messo su un'insalata, potete fare quello che volete. E questo qui, se lo portate anche più avanti, io solamente 7 giorni l'ho tenuto, si indurisce ancora di più, si indurisce, però a me piaceva così. Ora lo lascerò ancora un po' in frigorifero, lo copro, lo metto in un cencio, farò così e lo lascerò ancora un paio di giorni in frigorifero a levare un pochino questa acquettina qui. Voilà, io e il mio amico salame al salmone vi salutiamo, a presto.